Salve a tutti. E allora, dopo un periodo di assenza, andiamo a riprendere qualche nuovo lavoro. In questo video andiamo a vedere una differenza di comportamento del flusso sia sullo scarico che dell'aspirazione in una testata di 2000 Alfa Romeo Twistpark. E andiamo a fare un confronto tra una testata originale e una lavorata con una valvola più ampia. In questo caso andremo a fare le varie prove, prima su una e poi sull'altra testata e poi cercherò di fare un confronto con delle valvole invertite, quindi a parità di sede più ampia o più piccola, per vedere se con la valvola più ampia andiamo a avere più velocità o cambia un po' il comportamento. In questo caso andiamo a sfruttare pure il collettore per vedere come si va a comportare, quindi il flusso come va a cambiare con l'aggiunta del collettore. Quindi, anche perché poi andremo a fare una valutazione finale per vedere dove sono i vantaggi che andiamo ad avere con varie modifiche. Qualcosa di nuovo anche per me, quindi andiamo un po' a scoprire queste letture che andiamo a fare nelle prove di flussaggio. Sarà qualcosa che poi in confronto valuteremo poi alla fine. E allora andiamo ad analizzare un po' i dati di lettura. Questa è la testata, quella originale, quindi senza lavorazione sia nei condotti che sulla sede. In base alla lettura dell'aspirazione andiamo a vedere che se andiamo a confrontare poi con la testata lavorata, eh, diciamo che l'incremento c'è, ma non è eccessivo per quello che la valvola più ampia va a dare, proprio perché a volte c'è il condotto che è un po' lavorato troppo e la sede non va a stabilire un'efficienza bene in camera di scoppio, quindi ci sono dei gradini e delle conicità più che altro che si dovrebbero andare a correggere proprio per adempiere proprio il flusso del condotto all'uscita della valvola in camera. Quindi su quella normale che ho fatto poi un'altra modifica, quindi la prova che su questa lavorata ho fatto, quindi messa a confronto, vediamo, non è altro che la testata originale con una valvola più ampia e vedete che il comportamento va a avere delle perdite, quindi la valvola più ampia sulla testata originale, anche se non è causa del condotto non lavorato, ma più che altro ho visto che diciamo, l'attacco tra la sede valvola e la camera di combustione non va a fare quel gradino che un po' ci allontana il flusso dalle pareti. Quindi che cosa succede? Che nell'uscita il flusso si attacca sulla camera e quindi una volta che si attacca sulla camera lambisce proprio la parte della testata e un po' va a frenare proprio per l'attrito sia della camera che nello stesso tempo sulle pareti del cilindro. Quindi l'unica cosa che andrebbe fatta anche su quello originale è andare a modificare leggermente le sede valvole, quindi incassarle un pochettino e fare un spigolo di distacco dal flusso proprio per non andare ad attaccarsi sulla camera o sulle pareti. Questo è quello che ho notato. Poi sulle dimensioni sia della testata lavorata e le valvole più ampie, sì, abbiamo visto che c'è un miglioramento, però che andiamo a vedere ora dall'altro grafico a confronto. E diciamo che su queste testate già i condotti sono abbastanza ampi, quindi ci sarebbe da lavorare sulla delle modifiche da fare da un passo alla volta, cioè lavorare prima il condotto, le sedi, e quindi stabilire dov'è il vero guadagno. In questo caso un po' si va a perdere, ci sarebbe da lavorarci su e è un confronto che diciamo per il momento non mi interessava farlo, proprio per una questione di tempo
dovevo soltanto stabilire due letture per capire un po' quello che c'era. E andiamo a vedere un po'. Allora, su quello originale, questo è il comportamento sia dell'aspirazione e questo è il comportamento dello scarico, che vedete un po' questi alti e bassi un po' vanno ad avere ostacolo sul guidavalvola. Quindi parliamo di una testata che è originale, le guide in questo tipo di testata vanno un po' a incidere. Quindi dovrebbe raccordare solo le pareti del condotto e sistemare almeno le guide, già un po' va a togliere tutto questo tipo di comportamento del flusso anche sullo scarico, ma anche sull'aspirazione. Quindi passando un po' sulla testata lavorata, che abbiamo più portata dopo una certa alzata di valvole, e questo è il confronto con la testata originale e la valvola più ampia. Ma se lo andiamo a togliere, vediamo di valutare un po' intanto lo scarico. Lo scarico già va a lavorare meglio dell'altra testata, ma nello scarico non è tanto la sezione del condotto che incide, ma più che altro è l'accorciamento del guidavalvola e la raccordatura del profilo del guidavalvola. E un'altra cosa importante, già di per sé, aumentando la sezione di passaggio di qualche millimetro della valvola e della sede, va ad avere questo miglioramento rispetto al comportamento originale. Vediamo se riesco. Cioè, se andiamo a stabilire due comportamenti dello scarico, vedete un po' in un raffronto che andiamo a fare, vedete come va a cambiare il profilo. Quindi quello che andiamo ad avere qui è soltanto un comportamento di accorciamento di guida valvola e un millimetro in più sul passaggio sede valvola e valvola. Difatti poi un'altra prova che ho fatto sull'aspirazione, che andiamo a togliere lo scarico, e qui vedete che il collettore sulle massime aperture va a perdere poco, perché il dimensionamento bene o male c'è, quindi la cascata come dimensionamento dal collettore verso la testata l'abbiamo giusto, soltanto che questo perdita che abbiamo nell'intermedio, diciamo nell'intermedio del condotto, delle alzate della valvola, lo andiamo a perdere proprio perché l'inclinazione rispetto al condotto del collettore è un po' eccessiva, nel senso che il collettore tende ad avere un abbassamento, quindi il profilo che arriva nel flusso nell'imbocco della testata va a creare un po' un distacco da una delle due pareti, quindi il flusso viene indirizzato verso sopra per poi ricadere prima della curvatura giusta che andrebbe a fare sulla faccia della valvola. Quindi questo comportamento lo abbiamo proprio perché le due non è un condotto che continua sullo stesso profilo della testata, quindi c'è un abbassamento e questo crea un distacco del flusso che si va a condensare su una parete soltanto e quindi crea queste turbolenze che abbiamo in questa sezione. Se andiamo a vedere un po' i dati di flussaggio messi a confronto soltanto, cioè vediamo qui iniziale che poi è la testata quella non lavorata e quella lavorata in questa configurazione che mi è arrivata, quindi io ho fatto soltanto due confronti per andare un po' ad avere una valutazione. Vediamo che le differenze sono alla fine 10 cfm diciamo da una certa alzata in poi. Diciamo che qui è un punto di incontro e poi da qui migliora come leggermente qui. Però tutto sommato nella media sono soltanto 6 cfm di miglioramento. Oddio, non è che non fanno, però su questo tipo di testata lavorare bene sulla sede valvola, l'ingiusto rientranza della sede e il profilo laterale che distacca il flusso dalle pareti della camera e va a migliorare un po' l'ingresso del flusso sulla camera stessa.
quindi è questo tipo. Ora lo andiamo a vedere comunque sulla testata. Quindi questo è il comportamento che abbiamo un po' sulla valvola stessa, cioè le due testate a confronto come condotte. E diciamo che sulla seconda che è stata lavorata il dimensionamento del condotto è più di 1 millimetro, quindi tutto sommato eh, diciamo che l'inclinazione del condotto, un po' le sezioni ampie, diciamo sulla valvola stessa va a perdere, proprio perché non c'è un giusto raccordatura finale della sede valvola. Questo almeno è quello che ho visto. E allora eccoci con le testate. Su quello originale vediamo che qui la parte conica dopo la valvola va a creare quell'effetto di distacco del flusso sulla parete della camera, quindi avviene un po' un riempimento migliore. Con la valvola più grande, che sarebbe un po' questa provata sulla testata originale, si va a annullare questa conicità. E allora il flusso funziona nella bassa apertura, ma poi perde nelle alzate maggiori e non fa riempire bene il cilindro, proprio perché il flusso si attacca qui sulla parete della camera e sul cilindro. Su questa qui invece lavorata, a mio parere le sezioni sono troppo ampie e anche con le guide un po' lavorate. Quello che abbiamo come miglioramento lo abbiamo proprio per il diametro della valvola, anche se poi, ripeto, vedete qui l'incassamento è un po' sui 3 mm, ma questa parte, se andiamo a vedere vicino alla valvola, non va ad avere un giusto distacco del flusso, quindi un po' si va a attaccare sulla camera o sulle pareti del cilindro. E invece potrebbe andare anche verso il centro del cilindro e avere un po' di riempimento maggiore. Il discorso della valvola di scarico invece funziona. Quel diametro in più e la sezione di passaggio sullo scarico va a migliorare, anche se poi la sezione interna dello scarico, andando a misurare, mantiene le giuste dimensioni, cioè sarebbero uguali soltanto a quello originale, ma con le pareti lucidate. Questo è quello un po' che si è visto come differenza nella prova di flussaggio. Il collettore va a funzionare, ma come detto poi va a cambiare questa inclinazione di attacco sulla testata, e il comportamento del flusso è che nella curvatura del collettore il flusso si va a attaccare più da una parte, quindi non abbiamo un passaggio uniforme nella sezione di passaggio come dimensionamento della testata, e quindi ci sarebbe da vedere se con una sezione leggermente minore, oppure lasciandola addirittura originale lavorando solo le pareti e aumentando la sezione della sede, possiamo avere delle velocità ancora migliori come il riempimento sulla testata, proprio perché in questo caso funziona più in alto e perdiamo l'erogazione nei medi del motore. Questo è un po' quello che si va a avere come comportamento.